Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questo bellissimo cappello da mare. Era da molto che volevo fare un cappello da mare e quest'anno finalmente mi sono decisa. Io spero che vi piaccia e che questo tutorial vi possa essere utile. Nel tutorial vi do lo schema per farlo di queste dimensioni, ma alla fine del tutorial vi do anche le istruzioni per farlo con altre misure, con le misure che vi servono se utilizzate per esempio un filato diverso. Il cappello pesa circa un etto e ho utilizzato quasi 2 gomitoli interi di beige e un po' di blu. Per fare questo cappello ho utilizzato un filato particolare, si chiama Panama ed è della marca Mistrico Filati. Questo filato è 100% viscosa da fibra di legno, i gomitoli pesano 50 grammi e sono lunghi circa 100 metri. E nell'etichetta sono consigliati uncinetti da 4-6 e io ho utilizzato un uncinetto da 4,5 mm. È un filato molto particolare che mi ha incuriosito quando l'ho visto e quindi l'ho voluto provare anche per voi. Sembra raffia, un po' al tatto, ma è più morbida e invece è appunto fibra di legno e la cosa bella è che lo possiamo lavare, a mano ovviamente, ma lo possiamo lavare. Oltre al filato e all'uncinetto da 4,5 mm ci serviranno un ago da lana grande e una forbice. Questo cappello è semplicissimo da fare. Faremo prima dei giri di aumenti per creare il disco superiore, poi lavoreremo questo punto fantasia sull'altezza e poi di nuovo aumenti per creare la falda. Io avevo fatto questo cappello perché avesse un diametro di 57 cm, quindi questo disco aveva un diametro di 57 cm, però poi lavorandolo ho visto che questo filato cede parecchio e quindi in realtà il cappello è più grande, la circonferenza sulla testa è più grande, quindi se utilizzate questo filato tenetevi un po' più strette, quindi se avete come me per esempio una testa con una circonferenza di 57 cm fate in modo che questo cerchio iniziale sia per esempio 54 o 53 cm di diametro, in modo che poi allargandosi abbia la misura perfetta per voi. A me è un po' largo ma mi va ancora bene. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo con un anello magico. E nel primo giro lavoriamo 7 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E lavorati i 7 punti bassi tiriamo il filo per chiudere il cerchio. Lavoreremo a spirale e quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filo o con un segnapunti. Nel secondo giro lavoriamo 7 aumenti, quindi per 7 volte 2 punti bassi nello stesso punto. 1, 2. Nel terzo giro lavoriamo un punto e un aumento, quindi nel secondo punto lavoriamo 2 punti bassi e ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel quarto giro lavoriamo 2 punti, un aumento, ripetiamo per tutto il giro e terminiamo con 28 punti. Nel quinto giro lavoriamo 3 punti, un aumento, ripetiamo per tutto il giro e termineremo con 35 punti. Nel sesto giro lavoriamo 4 punti, un aumento, ripetiamo per tutto il giro e terminiamo con 42 punti. Nel settimo giro lavoriamo 5 punti, un aumento, ripetiamo per tutto il giro e terminiamo con 49 punti. Nell'ottavo giro lavoriamo 6 punti, un aumento, ripetiamo per tutto il giro e terminiamo con 56 punti. E nel nono giro lavoriamo 7 punti, un aumento, ripetiamo per tutto il giro e terminiamo con 63 punti. E nel decimo giro lavoriamo 8 punti, un aumento, ripetiamo per tutto il giro e termineremo con 70 punti.
A questo punto misuriamo il diametro di questo disco che abbiamo fatto e il diametro della testa per cui stiamo facendo il cappello. Per esempio, a me serve un diametro di circa 57 cm e ho visto che arrivati al giro 10 io ho i miei 57 cm. Voi misurate il vostro disco e la testa per cui state facendo il cappello e vedete quanti giri dovete lavorare. L'importante è che quando arriviamo al diametro desiderato otteniamo un numero di punti multiplo di 3. Alla fine del giro 10 io ho 70 punti, che non è multiplo di 3, e quindi ci avviciniamo al multiplo più vicino, che nel mio caso è 69. 69 è multiplo di 3. Per ottenere 69 punti non faccio l'ultimo aumento del giro 10, quindi nel giro 10 io ho lavorato per 6 volte 8 punti un aumento e poi ho lavorato 9 punti. Una volta quindi raggiunto il diametro desiderato e ottenuto un numero di punti multiplo di 3, proseguiamo. Lavoriamo 2 punti bassissimi per appiattire il gradino della lavorazione a spirale. Lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, un punto alto nel prossimo punto ed ora lavoriamo un punto alto nel primo punto bassissimo che abbiamo lavorato, quindi torniamo indietro di 2 punti. Entriamo nel punto bassissimo e lavoriamo un punto alto. In questo caso diamo un po' di grandezza al punto in modo che si formi una cosa di questo tipo, quindi un incrocio che non tiri. E proseguiamo. Lavoriamo un altro punto alto saltando un punto, quindi salto un punto, lavoro 1 e 2 punti alti e il terzo punto alto lo lavoriamo nel punto che abbiamo saltato, quindi torniamo indietro di 2 punti e qui lavoriamo un punto alto. E questa è la sequenza che ripetiamo per tutto il giro. Quindi saltiamo un punto, poi lavoriamo 2 punti alti, ognuno in un punto, e il terzo punto alto incrocia e lo lavoriamo nel punto che abbiamo saltato. E in questo modo completiamo tutto il giro. E una volta lavorate tutte le ripetizioni, chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella che abbiamo lavorato a inizio giro. Ed ora lavoriamo 2 giri di punti bassi, un punto in ogni punto. Iniziamo il giro con una catenella e lavoriamo un punto basso in ogni punto, quindi nel mio caso 69 punti bassi. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato del giro. Ed ora lavoriamo un altro giro uguale a questo, una catenella e un punto basso in ogni punto. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo come abbiamo appena fatto. Ed ora ripetiamo queste 3 righe, i punti alti incrociati e 2 righe di punti bassi per tutta l'altezza che vogliamo dare al nostro cappello. Per iniziare una nuova sequenza, per prima cosa lavoriamo un punto bassissimo per spostarci di un punto. In questo modo le triplette di punti alti verranno incolonnate una sopra l'altra. Per quanto mi riguarda cambio colore, quindi vediamo anche come cambiare colore. Se voi fate il cappello tutto di un colore, proseguite lavorando un'altra volta queste 3 righe. Prendiamo il filo del nuovo colore e lo agganciamo lavorando una catenella e tiriamo il filo del primo colore per farlo sparire. E se vogliamo possiamo nascondere già la codina del blu e la nascondiamo nelle prime 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Quindi facciamo passare il filo attraverso
e lavoriamo una catenella, lo facciamo passare ancora dall'altra parte, lavoriamo la seconda catenella, facciamo passare il filo e lavoriamo la terza catenella, e per il momento questo filo lo lasciamo qui e proseguiamo. Lavoriamo il prossimo punto alto. Questo filo del primo colore lo lasciamo libero, non lo prendiamo tra i punti perché lo utilizzeremo in seguito, e terminiamo la tripletta lavorando il terzo punto alto nel primo punto del giro. In questo modo, come vedete, le triplette vengono incolonnate. Continuiamo per tutto il giro lavorando le triplette di punti alti incrociati e poi lavoriamo altri 2 giri di punti bassi. Terminata la seconda sequenza, torniamo a lavorare col primo colore e cominciamo a lavorare la falda. Quindi riagganciamo il colore primario e tiriamo il colore secondario per farlo sparire. Da qui in poi cominciamo a lavorare la falda e quindi ricominciamo a lavorare dei giri con gli aumenti. Questa volta però lavoreremo 8 punti di aumento in ogni giro, quindi 8 aumenti in ogni giro. E per questo nel prossimo giro che lavoriamo, che è il primo giro di aumenti, dobbiamo portarci ad avere un numero di punti multiplo di 8. Quindi nel mio caso parto con 69 punti e arrivo ad avere 80 punti. Quindi vuol dire che nel prossimo giro distribuiamo 11 aumenti. Lavoriamo quindi una catenella e lavoreremo tutto il giro in costa davanti, quindi prendendo solo la metà davanti dei punti, e nei primi punti nascondiamo anche la codina del blu. Quindi per esempio lavoriamo 5 punti, ricordiamo che lavoriamo in costa davanti, 3, 4, 5 e un aumento. E ripetiamo 5 punti, un aumento per tutto il giro. Una volta nascosta la codina del blu possiamo tagliare il filo perché non lo utilizzeremo ulteriormente. E terminiamo il giro con gli ultimi 3 punti. 1, 2, 3. Quindi questo giro termina con 80 punti. D'ora in poi ricominciamo a lavorare a spirale e prendendo tutta la catenella, quindi ricominciamo dal primo punto del giro. E in questo giro lavoriamo 9 punti, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e un aumento. E ripetiamo 9 punti, un aumento per tutto il giro. Se vogliamo rimettiamo il segnapunti e continuiamo a lavorare aumenti con questa logica. Quindi se in questo giro abbiamo lavorato 9 punti, un aumento, nel prossimo lavoreremo 10 punti, un aumento, poi 11 punti, un aumento, 12 punti, un aumento e così via. Vi consiglio di alternare gli aumenti, quindi non metterli una sopra l'altra perché sennò vengono questi spigoli, e invece noi vogliamo una falda rotonda e quindi alterniamo gli aumenti. Quindi per esempio nel prossimo giro lavoreremo la sequenza 10 punti e un aumento, ma per esempio possiamo mettere l'aumento nel quinto punto, quindi lavorare 1, 2, 3, 4, 5 punti e nel prossimo l'aumento. Ed ora cominciamo a lavorare la sequenza per intero, quindi lavoriamo 10 punti, un aumento per tutto il giro.
e terminiamo il giro con gli ultimi 5 punti, quindi completando la prima sequenza. 1, 2, 3, 4, 5. Ed ora continuiamo a lavorare in questo modo. Nel prossimo giro lavoriamo 11 punti, un aumento, però alternando gli aumenti. Quindi per esempio nel prossimo giro possiamo cominciare a mettere il primo aumento nel terzo punto, quindi lavorare 2 punti, un aumento e poi cominciare a lavorare 11 punti, un aumento per tutto il giro e poi alla fine completiamo la prima sequenza. E con questa logica lavoriamo tutti i giri che ci servono per raggiungere l'ampiezza desiderata della falda. E questo è il risultato una volta lavorati tutti i giri della falda. Io ho lavorato in tutto 10 giri di aumenti e sono arrivata a lavorare la sequenza 17 punti, un aumento. Ora per terminare il cappello lavoriamo 2 punti bassissimi per togliere il gradino della lavorazione a spirale. 1, 2. Tagliamo il filo e lo nascondiamo. Prendiamo un ago senza punta, bello grande, e come sempre nascondiamo le codine sul retro. All'interno dei punti. E tagliamo. Allo stesso modo nascondiamo tutte le altre codine o tagliamo le codine che abbiamo già nascosto. Per adattare lo schema a misure diverse, perché magari volete fare il cappello per una bambina o perché vi servono misure diverse, le uniche cose da tenere a mente sono che nell'ultimo giro del disco superiore aggiustiamo i punti in maniera da avere un numero di punti multiplo di 3. Quindi o facciamo un aumento in meno o uno in più in modo da arrivare ad avere punti multipli di 3. Poi lavoriamo l'altezza, quindi il punto fantasia dell'altezza del cappello e poi nel primo giro della falda, nel primo giro di aumenti, dobbiamo portarci ad avere un numero di punti multiplo di 8. Quindi qualunque sia il vostro numero di punti, facciamo aumenti tali da arrivare ad avere un multiplo di 8 di punti e a questo punto possiamo lavorare tutta la falda come abbiamo visto, lavorando di nuovo a spirale, aumentando 8 punti in ogni giro. E il nostro nuovo cappello da mare è pronto. Devo dire che sono molto contenta del risultato e spero che lo rifacciate perché è veramente molto bello. Io vi consiglio di utilizzare questo filato anche se è un po' difficile da lavorare perché è un po' rigido, però è anche il suo vantaggio. In questo modo abbiamo un cappello che sta in forma da solo senza doverlo inamidare o utilizzare altri sistemi. Avendo fatto 8 aumenti in ogni giro della falda, la falda fa naturalmente queste onde ed è il bello, credo, di questi cappelli. Se volete che queste onde siano ancora più pronunciate, anziché fare 8 aumenti per giro, potete fare 9 aumenti o addirittura 10. Se non utilizzate questo filato, potete utilizzare la raffia o anche un cordoncino, però ho paura che con un cordoncino diventi un po' troppo pesante, o in alternativa potete utilizzare un qualunque altro filato. Se utilizzate un filato tradizionale, quindi per esempio di cotone, lavoratelo stretto in maniera che la lavorazione sia rigida e il cappello in qualche modo resti in forma comunque da solo. Se lo trovo vi lascio nel primo messaggio sotto al video il link a qualche sito che venda questo filato. Io spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto e che vi possa essere utile. Io penso che per quest'estate sia un bellissimo regalo per noi o per qualcun altro.
Se vi è piaciuto il video non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è molto importante. Condividete il video, in questo modo più persone possibili avranno la possibilità di rifare questo progetto, ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se vi piace quello che faccio. E se l'avete già fatto, grazie mille! Aspetto i vostri messaggi qui sotto al video e non vedo l'ora di vedere tutti i vostri cappelli. Sapete che potete condividere con me le vostre foto sulla mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grande abbraccio e un bacio.